Buongiorno a tutti e ben ritrovati qua su Radio Rossonera lunedì 23 ottobre del 2023. Torniamo in onda in questo giorno post Milan-Juventus, Milan che perde 1-0, gol di Locatelli, tiro deviato da Krunic, eccetera, eccetera, eccetera. Questo lo sappiamo già. Enrico Boiani, ciao. Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Cosa non sappiamo, Henry? Che dovete mettere like, iscrivervi al canale, attivare la campanella, lasciare un commento, fare tutte le solite cose che vi chiediamo tutti i giorni, che vi chiediamo di fare, che ci aiutano tanto, soprattutto dopo un gol di Locatelli. Direi che insomma già è difficile da affrontare. Con un vostro like, con un vostro commento, con la vostra nei commenti, con l'iscrizione, con la campanella, ma soprattutto, ripeto, col like, ci fate un grande favore e ci aiutate almeno a superare il gol di Locatelli, che voglio dire, ripeto, Esattamente. non è che sia bellissimo da affrontare. No, no, per niente, anzi. Henry, io direi di andare velocissimamente su Gazzetta, così poi, come recita il titolo, andiamo di pagelle, che qui siamo più o meno per fare questo, poi avremo tutto il tempo per analizzare quello che è andato e non è andato nella gara. Scudetto arriva la Juve, Locatelli fa il colpo, Milan in 10 battute, Allegri a -2, l'Inter è prima da sola. Questo è il titolo principale. Poi sul Milan Gazzetta scrive: da Jovic a Musa, con le seconde linee il diavolo non va, Milan senza il piano B. Il serbo delude ancora, Romero non incide, Okafor resta in panchina, si salva solo Mirante. Giroud l'unico a spaventare la Juve, ma Pioli deve gestirlo, i sostituti non sono all'altezza e purtroppo una mezza idea ce l'eravamo già fatta. Ieri Jovic, dopo ne parleremo dei singoli, un po' trasparente, veramente niente di che. Chiudiamo anche con le parole di mister Stefano Pioli: l'orgoglio di Pioli, Milan mai inferiore, nemmeno in 10, gatti quanti falli, niente drammi, dopo il KO la sconfitta non ci toglie nulla, la direzione è quella giusta. Allora, iniziamo con tra virgolette, dei paletti. Allora, il Milan ha perso la seconda partita contro le due big principali del campionato al momento, perché una è prima e l'altra è terza, e quindi ha perso le due sfide con chi gli è sopra e sotto in classifica. Detto questo, è appunto seconda, quindi vuol dire che nel resto delle gare il Milan è andato bene, ha vinto anche con un calendario che non era semplicissimo rispetto agli avversari, eccetera, eccetera. Quindi sul piatto della bilancia vanno sia le vittorie fatte, che ti portano a essere secondo e fino a qualche ora fa primo, sia il fatto che comunque con l'Inter e con la Juve, con due scogli grossi, ti sei andato a infrangere. Quindi bisogna mettere sulla bilancia entrambe le cose, Henry. Sì, è chiaro che c'è questo doppio, no, doppio risultato o destino diverso, con le piccole molto bene o comunque bene, perché anche per dire col Verona non è che fai la partita della vita, contro il Cagliari in qualche modo riesci a portarla a casa. Con le piccole bene, poi quando il livello un pochino si alza, male. Perché è così che è andata finora. Mi verrebbe da dire anche in Champions League, dove magari meritavi 6 punti, magari meritavi più realisticamente 4 punti, però comunque col Borussia, per dire, nel finale con Newcastle rischiare è rischiato. Quindi è ovvio che quando si alza il livello le difficoltà sono maggiori, è ovvio che ci sono gli avversari, bisogna rispettarli, però bisogna anche capire che a volte magari bisogna fare qualcosina in più contro certi tipi di avversari. Io ripeto quello che ho detto ieri al post: mi dispiace di non vedere più quelle preparazioni che nell'anno del ritorno in Champions League e nell'anno dello scudetto vedevamo, che erano proprio ad hoc sull'avversario, su un reparto dell'avversario, sul singolo dell'avversario, cioè erano preparazioni veramente studiate nel dettaglio, cosa che non vediamo più da un po' di tempo. Quello mi dispiace. Andiamo di pagelle.
visto che ce ne sono da dare anche di molto diverse, perché si oscilla parecchio nella partita di ieri. Allora, aspetta che sennò non ti si vede. Eccoci Vabbè, ma qua. non è un dramma, direi. No, vabbè, non era... È giusto anche così. Allora, Antonio Mirante prende 7, perché era forse l'osservato speciale. Alla fine, gira e rigira, probabilmente è stato il migliore in campo del Milan. E se il Milan non esce con più di un gol, è merito suo. Sul gol non può niente, quindi prende 7 per tanti motivi, anche per il fatto che dopo 2 anni è tornato in un Milan-Juve ed è stato il migliore. Anche perché ha caricato i compagni dopo quella doppia parata su Vlahovic che è una roba che è mancata tantissimo nel finale. Mm. Davide Calabria, Henry. Allora, ha fatto una partita in cui non ha commesso errori gravissimi e quindi poteva essere anche una partita da 6 per Calabria. A me la cosa che dispiace è che questo ragazzo in queste partite qua lo vedi proprio che non è come in altri appuntamenti molto più semplici, cioè svirgola, è disordinato, sbaglia, butta via il pallone subito, appena può giocarla all'indietro la gioca all'indietro. Non è spavaldo, ma non quello spavaldo presuntuoso, quello spavaldo proprio di consapevole, no? Che Mm. magari contro l'Empoli lo fa e in queste gare qua invece è tutt'altro giocatore e non lo so, a me continua a non piacere per le partite di un certo tipo. È ovvio che è il capitano, è il titolare, quindi le deve giocare, però ecco, finché gioca fino a una certa categoria, parlo dell'avversario, Calabria è ok, va bene. Quando la categoria si alza a me non piace e quindi penso che sia giusto il 5,5 che hai dato. Guarda, penso esattamente la stessa cosa, cioè rimane un buonissimo calciatore per gran parte magari delle gare che devi giocare con squadre classiche, quando il livello si alza un po' o quando anche magari a volte l'impegno in generale, magari il turno, ecco, diventa un pochino più pesante rispetto a una semplice partita di campionato, non si riesce a ridare qualcosa in più, ma vabbè. Adesso tanto sicuramente nei commenti qualcuno scriverà sì, ma con Kvaratskhelia, ragazzi, con Kvaratskhelia è una. Il fatto che ce lo ricordiamo e siamo al 23 di ottobre è un problema. Andiamo avanti. Malik, ciao. Malik prende 4,5. Quell'uscita su Ken condiziona gran parte, anzi condiziona tutta la gara. È ovvio che è un po' da condividere anche con chi magari lo lascia così, sperduto nella propria metà campo da solo, perennemente uno contro uno. Lui abbocca la finta, forse doveva un pochino portarlo semplicemente verso l'esterno senza rischiare troppo. Tra l'altro io onestamente non vedo neanche tutta sta foga di voler entrare sulla palla, mi sembra dietro Ken. Sì, forse gli dà un po' di corpo, forse lo vedo ma è un po' troppo attaccato, ma non vedo nemmeno che No, entra. ragazzi, è No, bravo Ken, punto. La fa sì, a volte è anche scorrere, più bravo Ken. veloce, gli sbuscia via, cioè è semplice. Difendi a 40 metri, se quell'altro ti frega e ti fa passare il pallone e va via, è stato il migliore di te in quel momento. Stop. Cioè, è giusto dare 4,5 a Ciao perché ti compromette la gara. Peccato perché, tra l'altro, fino a quel momento lì Ciao era stato impeccabile. È solo Ma il che con problema è questo modo quello. di difendere qua basta una volta che ti fregano e se commetti un errore lo paghi, è così. No, sai Però sì, cosa? La differenza grossa è che se lì c'è Gudmundsson, Castellanos, Sanabria, magari quella finta magari non te la fa. Oppure se ti salta magari non è così tanto bravo a capitalizzare come magari è stato Lautaro, come magari è stato Thuram, come magari è stato Ken. esattamente. Il problema è che se sbagli una volta contro Lautaro, paghi. Contro Ken, Milik, Thuram, paghi. Contro Castellanos no, e magari passa in cavalleria. E il problema è quello, aumenta il livello e l'errore singolo
lo paghi. Già. Se no, non ci sarebbero, come direbbe l'allenatore dall'altra parte delle panchine, le categorie. Ficaio Tomori, percorso netto direi, prende 6, onesto, Non è niente che poteva errori, fare niente di troppo di più, ha retto anche abbastanza da solo, sia prima con Kalulu che poi con Kier, che lasciamo perdere. Direi che è andato bene Fic, dai. Sì. Veloci anche su Ale Florenzi, diciamo in chiaroscuro, qualcosa di buono con la palla l'ha fatta. Io mi ricordo ad esempio una grandissima apertura per Raffaele Leao d'interno a girare, che quasi lo Sì. manda in porta. Qualcosa di buono con la palla sì, dietro paga la fisicità sua in generale, perché UEA ogni volta che si buttava la palla avanti gli dava 3 metri. Ha E fatto fatica. di base anche l'assenza di Teo Hernandez pesa, perché a me dispiace che non capiamo una cosa, anche se Teo Hernandez, anche se Rafael Leao, anche se Olivier Giroud fanno una partita da 5, 5 e mezzo, la sola presenza di questi giocatori qui, cioè di giocatori forti, dei giocatori temuti, è un fattore all'interno della partita, solo la presenza, solo la sovrapposizione che fanno. Cioè, il fatto che ci sono è un fattore. È ovvio che se hai Florenzi e non Teo Hernandez, le cose cambiano proprio nella lettura, nella preparazione, in tante cose della partita. E quindi questa cosa ha influito anche in questo caso qua. Yunus Musa, prende 6 Henry, te lo Lascio a te. lascio. Ah, prendo io? Ma guarda, per me è semplicemente una sorta di media, tra un 5,5 del primo e 6,5 del secondo. Era uno di quelli più disordinati, forse anche un pochino più fuori dalla gara nel primo tempo, anche proprio come lettura della posizione. Nel secondo, quando diciamo così, il livello della benzina è arrivato al pari degli altri, cioè gli altri si è svuotato, lui si è svuotato un po' meno perché ha una capacità di corsa incredibile, a pari di benzina è venuto fuori bene. È venuto fuori bene nel secondo tempo, è l'ultimissimo forse a mollare definitivamente, e se non si è vista l'inferiorità numerica ha una buona fetta Di merito diciamo, di suo, sì. merito è proprio suo, sì, che ha corso come un pazzo. Sono d'accordo. Yassin Adli. A me è piaciuto Adli. A Mm. me Adli è piaciuto tanto proprio. È ovvio che lo vedi ancora non proprio al 100% in termini di sicurezza, in termini di anche lì consapevolezza. Ogni tanto ti sembra, no, che stia per fare qualcosa più grande di lui quasi. Ti dà questa sensazione qua, però poi le cose le fa bene. Ha recuperato ieri 3 o 4 palloni importantissimi per far ripartire la manovra. Animo, un pochino di grinta, un pochino di corsa, di voglia, di gambe, perché ieri questa cosa qua è mancata, ieri lui ce l'ha messa, Mm. testa alta, ha provato ogni tanto qualcosa in più, cioè questo giocatore qua ieri, per quanto mi riguarda, non era da togliere, perché era uno dei pochi, a parte che 'sto ragazzo non ha giocato 1 anno e mezzo, c'avrà voglia anche di giocare, anche se far 3, 4 partite di fila c'ha voglia di farle. Punto 1. Punto 2, era uno di quelli che stava facendo qualcosa in più. Cioè, quell'azione che fa sulla destra, prende il fallo, fa ammonire UEA, arringa un pochino lo stadio. Cioè, quella cosa lì poi, uscito lui, scomparsa. E credo che 6 e mezzo sia il voto giusto. E infatti dopo 2 minuti prendiamo pure gol in tutto ciò e la partita finisce lì. Tijani Reinders prende 5, me lo prendo io Tijani male, male. È durato credo un quarto d'ora, 20 minuti di buono spirito, Dopo poi 180 con le nazionali, c'è anche da poi dire. si è spento. Poi si è spento, in mezzo tra Ken Locatelli, UEA, Gatti, cioè era in mezzo a quel marmellatone del centrodestra della Juve che fa fatica a giocare spalla alla porta. Io non continuo a non vederlo spalla alla porta, ma vabbè. Al di là della posizione ha fatto fatica, in generale ha fatto una brutta partita, ci sta, capita.
Pulisic ha fatto una quarantina di minuti del primo tempo, non esaltanti, mi verrebbe da dire quasi diciamo, lo stesso problema che abbiamo avuto un mesetto fa, cioè quando al rientro delle nazionali, la prima fu il subentro nel derby, non andò benissimo. No. Nel derby giocò forse. Aspetta, adesso mi sta venendo sto dubbio atroce. Però sì, non andò benissimo. Sì, non bene Pulisic. Mm. Vabbè, ha fatto anche 45 minuti, magari nel secondo tempo sarebbe venuto Sì, sì, fuori ha come con giocato. la Lazio, chi lo sa. Però non possiamo saperlo, valutiamo quei 45 minuti, poca roba Pulisic, ma dopo il viaggio ci può anche stare. Olivier Giroud prende 6 per due motivi, direi. Uno, è quando se n'è andato lui dal centro dell'attacco è finita la festa, nel senso che il Milan non ha più creato nulla, nemmeno è stato nella possibilità di essere un po' più alto. E due, l'unico tiro in porta. Un bel tiro in Eh sì. porta. Sì. Giroud è ancora un fattore, questa cosa deve far riflettere. Mi è dispiaciuto per Olivier che è uscito, perché fino a che è stato in campo ancora qualcosina l'abbiamo creata, ancora anche lì un pochino di cuore, un pochino di qualcosa dentro c'era. Poi è uscito lui e anche quella parte lì che lui ha e che ha messo in campo è sparita. Rafa? Rafa, lascio a te, perché io già ieri ho iniziato a leggere certe cose, come ogni volta in cui questo ragazzo non fa 2 gol e 2 assist a partita. Poi i falli di Gatti è forse l'unica cosa su cui sono d'accordo con Pioli di ieri, perché non è possibile che venga ammonito al 70° dopo al 15° fallo, tant'è che Rafa si è pure innervosito. E poi anche qui giochiamola senza sto ragazzo e vediamo quanto finisce. Cioè, ragazzi, se facciamo un tiro Allora, in porta è perché si fa tutto il campo lui. ti Apro e chiudo dico, parentesi. per me Rafa ha fatto una partita onesta, niente di eccezionale, ma nemmeno da dargli un'insufficienza. A volte anche i grandi giocatori fanno partite da 6, semplicemente. Non è che per forza o hanno fatto gol e assist, e quindi 7, 7 e mezzo, 8, oppure 4, 4 e mezzo. Cioè, semplicemente a volte fanno anche delle partite normali, come il resto dei loro compagni, e Esattamente. prendono 6. Capita anche a chi prende 6, 7, 8, 10, 15 milioni, cioè semplicemente fanno una partita classica, niente di che. Ieri si è acceso 2 o 3 volte, un paio di volte ha messo i compagni in occasione di calciare, una su tutte è Giroud, è stato picchiato anche Troppo. furbescamente, perché qualche falletto anche per innervosirlo è arrivato così anche lontano da occhi indiscreti, ma vabbè, capita, ci sta, fa Sono crescere anche d'accordo col questo. 6 comunque, non gli darei di più perché non è che abbia fatto chissà che. È una partita da 6. Piercalulu, altro 6. Qui se vuoi ti lascio Ma contento Pierino. di averlo rivisto dopo 40 giorni. Anzi, il 6 per me è solo per quello. Però no, Pierre sarà importante in questa stagione, bisogna assolutamente recuperarlo, bisogna far sì che entri nelle rotazioni, proprio soprattutto ti direi per il ruolo di laterale destro. A me piace più da centrale. È ovvio che con Ciao Tomori come coppia ormai rodata diventa difficile sfaldarla, però Pierre bisogna che assolutamente si ritagli uno spazio tra il laterale destro e il difensore centrale, perché forse ci siamo già dimenticati quello che era durante l'anno dello scudetto. È vero che l'anno Esatto. dopo ha fatto un anno e mezzo disastroso, come tutti, aggiungerei, Mm. come tutti, come Tomori, come tanti. Quindi bisogna recuperare Pierre, 6 e anche un pochino di stima, oltre al fatto che comunque di errori gravi non è che ne abbia commessi. Allora, l'unica cosa buona è che ha portato l'espulsione, cioè dargli un tempo abbondante di gioco per metterlo un po' in ritmo, che se no mercoledì, e penso ne avevano bisogno di Pierre, buttarlo così nella mischia dopo oltre 40 giorni di stop era un po' un rischio.
Velocissimi sugli altri subentrati. Krunic prende 5. Per me Krunic non doveva mettere i piedi in campo perché semplicemente non aveva la possibilità di giocare, non ne aveva. Questo Sì. ragazzo è entrato a buttare, ma anche perché povero, gli fai fare delle brutte figure, cioè è entrato, ha sbagliato 3 appoggi facili, uno tra l'altro sanguinoso al limite dell'area di rigore, proprio facilissimo. Una volta mi sono proprio accorto, è ripartita la Juve e lui arrancava, cioè, anzi 2 o 3 volte, ma una su tutte, proprio arrancava, non ne aveva 'sto ragazzo. Piuttosto che far giocare uno che non ne ha, se proprio dobbiamo fare un cambio, guarda, ti dico, allora metto uno che almeno corre, cioè che è Tommaso Pobega, cioè che almeno è in grado di giocare. Ieri per me Rade non doveva giocare perché non ne era in grado e lo si espone anche a figure brutte, come è stato poi in realtà. Così come Luka Jovic che prende altre 5, direi nullo. Per quanto mi Semplicemente riguarda, Jovic prende 5 perché tu mi hai detto che sotto il 4,5 non potevamo andare. no, ma perché non può prendere lo stesso voto di un espulso, però Ecco, però ma io è ero tentato di NC, dargli SV, fai te, però perché è non... NC eh. per quanto mi riguarda, cioè no comment. Vabbè, Entrerà in forma, si spera. sì. Chiudiamo con mister Stefano Pioli, gli abbiamo dato 5 perché? Per 2 motivi, almeno per quanto mi riguarda. Uno, questa partita per come si è sviluppata fino anche all'espulsione era scritta nella pietra da almeno 2 settimane, da quando ci siamo resi conto che ci sarebbe stata la Juve a calendario. Cioè una squadra molto bassa, con 2 punte davanti e si sarebbero giocati i 40 metri in campo aperto. Poi bravi o non bravi a giocarla, dipende dai singoli della Juve, ma questa era la partita. Una squadra molto chiusa su tu dove ti vai a infrangere e loro che provano a ripartire a campo aperto. Non abbiamo trovato né la soluzione per andare a far male a una squadra chiusa per 40 minuti, se non con un tiro di Giroud in 40 minuti, né abbiamo trovato una contromisura alle ripartenze a campo aperto di 2 punte, che per l'ennesima volta quando affrontiamo 2 punte, non attacco a 3, ma quando affrontiamo 2 punte con squadra bassa, andiamo in difficoltà. Aggiungo una cosa che a me dispiace sempre. Quando si perde è sempre colpa dei giocatori, È sempre siamo stati poco lucidi, è sempre Ciao ha commesso l'errore, è sempre lì spaccavo la porta, è sempre là io avrei fatto diversamente, è sempre quel giocatore lì ha sbagliato a fare quella cosa lì. Non mi piace. Mi limito a dire che non mi piace, perché comunque poi Pioli le sue partite le ha vinte, secondo in classifiche, quindi finora il suo lo sta facendo, ci mancherebbe altro. Però cioè, deve finire questa cosa negli scontri diretti, forse alla terza lo capiamo, come si affrontano certe partite, magari un pochino più attenti, un pochino più bassi, un pochino più anche snaturati, però più pragmatici. B, sta cosa qua a me non piace, per niente proprio. Siamo arrivati in super chiusura, Henry. Noi ci ritroviamo tra poco per Chiama Milan, ci ritroviamo per tutto il resto della giornata con lunch, talk, la stanza dei bottoni delle 19, poi via via tutti gli altri appuntamenti. Domani sarà già vigilia di Champions League, quindi torneremo a Milanello, allenamento e si riparte ancora per le prossime gare. Henry, grazie. Grazie a te, grazie a tutti, mi raccomando like e commenti, ci vediamo alla prossima. Ciao.